L'apparato digerente rappresenta uno dei sistemi più complessi e vitali del corpo umano, svolgendo una funzione essenziale: trasformare il cibo in energia e materiali utili per il funzionamento dell'organismo. Questo processo, apparentemente semplice, è il risultato di azioni coordinate che coinvolgono diversi organi e strutture, ciascuno con un ruolo specifico. Tutto ha inizio con l'assunzione del cibo, che nella bocca viene masticato e mescolato con la saliva contenente enzimi come l'amilasi salivare, iniziando la digestione dei carboidrati. La masticazione riduce il cibo in frammenti più piccoli, preparandolo per il passaggio nell'esofago, che lo trasporta nello stomaco per mezzo di movimenti peristaltici. Nel tratto gastrico, il cibo incontra un ambiente acido dominato dal succo gastrico, composto da acido cloridrico e pepsina, che favoriscono la digestione delle proteine e la distruzione di microrganismi. Il chimo, massa semiliquida risultante dalla digestione gastrica, viene poi rilasciato nel duodeno, dove il fegato, il pancreas e la cistifellea intervengono. Il fegato produce la bile, immagazzinata nella cistifellea e rilasciata nel duodeno per emulsionare i grassi. Il pancreas secerne enzimi che completano la digestione di proteine, carboidrati e lipidi, producendo amminoacidi, zuccheri semplici, acidi grassi e glicerolo. Queste molecole vengono assorbite nell'intestino tenue, le cui pareti, ricche di villi e microvilli, facilitano l'assorbimento dei nutrienti nel sangue o nella linfa, per essere trasportati alle cellule di tutto il corpo. Le sostanze non digeribili e non assorbibili proseguono nell'intestino crasso, dove l'acqua viene riassorbita e i residui compattati in feci. Il colon ospita una flora batterica che produce alcune vitamine e fermenta i residui alimentari. Infine, le feci vengono espulse tramite il retto e l'ano. La funzione principale dell'apparato digerente comprende digestione, assorbimento dei nutrienti ed eliminazione dei residui, garantendo l'equilibrio interno e la salute generale. Ogni fase è regolata da meccanismi nervosi e ormonali che assicurano il coordinamento tra organi. Inoltre, l'apparato digerente svolge un ruolo importante nel sistema immunitario. Le pareti intestinali fungono da barriera contro agenti patogeni e la flora intestinale contribuisce alla difesa dell'organismo. Eventuali alterazioni possono influenzare metabolismo, sistema immunitario e persino l'umore. In sintesi, l'apparato digerente è un sistema integrato e dinamico, essenziale per ottenere energia e mantenere l'equilibrio interno indispensabile alla vita. Il percorso del cibo nel corpo umano si articola in 4 fasi fondamentali: assunzione, digestione, assorbimento ed eliminazione. Queste tappe, interconnesse, formano un ciclo continuo che permette all'organismo di ottenere energia e nutrienti, mantenendo l'equilibrio interno ed eliminando le sostanze inutili o dannose. L'assunzione avviene nella bocca, dove i denti frantumano il cibo e la saliva, prodotta dalle ghiandole salivari, lo inumidisce e inizia la digestione dei carboidrati grazie all'amilasi. La lingua mescola il cibo e forma il bolo alimentare, che viene deglutito e spinto nell'esofago. Il bolo raggiunge lo stomaco, dove inizia la digestione vera e propria. I succhi gastrici, contenenti acido cloridrico e pepsina, scompongono le proteine, trasformando il cibo in chimo. Il chimo passa poi nell'intestino tenue, dove la digestione continua grazie agli enzimi pancreatici e alla bile, che emulsiona i grassi. L'assorbimento avviene nell'intestino tenue, ricoperto da villi e microvilli che aumentano la superficie disponibile. I nutrienti, come glucosio, amminoacidi, acidi grassi e vitamine, attraversano le cellule intestinali e, tramite il sangue o la linfa, raggiungono tutte le cellule del corpo. I residui non digeribili proseguono nell'intestino crasso, dove inizia l'eliminazione. L'acqua viene riassorbita e i residui vengono compattati in feci. Qui la flora batterica fermenta le fibre produce vitamine. Le feci vengono accumulate nel retto ed espulse attraverso l'ano. Ogni fase è regolata da meccanismi nervosi e ormonali. Una dieta equilibrata e uno stile di vita sano favoriscono la digestione e prevengono patologie. Il percorso del cibo è un viaggio che trasforma ciò che mangiamo in energia, forza e salute, e l'apparato digerente è il custode silenzioso del nostro equilibrio interno. Il tubo digerente è un lungo canale che si estende dalla bocca all'ano, composto da una sequenza di organi principali che collaborano per trasformare il cibo in nutrienti assimilabili e per eliminare ciò che non serve. Ogni segmento ha un ruolo specifico. Il viaggio inizia nella bocca, dove il cibo viene triturato dai denti e mescolato con la saliva. La lingua forma il bolo alimentare e lo spinge verso la faringe, che permette il passaggio nell'esofago, evitando che il cibo entri nella trachea. L'esofago, tramite movimenti peristaltici,
trasporta il bolo nello stomaco. Qui, i succhi gastrici avviano la scomposizione delle proteine e trasformano il cibo in chimo. Il chimo viene rilasciato nell'intestino tenue, suddiviso in duodeno, digiuno e ileo. Nel duodeno, il chimo si mescola con la bile e con gli enzimi pancreatici che completano la digestione. Digiuno e ileo sono specializzati nell'assorbimento. Le loro pareti, ricche di villi e microvilli, permettono il passaggio delle molecole digerite nel sangue e nella linfa. Il materiale non digeribile prosegue nell'intestino grasso, suddiviso in ceco, colon, retto e ano. Il colon si occupa principalmente del riassorbimento dell'acqua e dei sali minerali, trasformando il residuo in feci. Il retto accumula le feci prima dell'espulsione, che avviene tramite l'ano. Ogni organo del tubo digerente ha una struttura specifica che ne determina la funzione e il coordinamento tra questi organi è regolato da sistemi nervosi e ormonali. Il tubo digerente è un sistema dinamico e specializzato, la cui efficienza è fondamentale per la salute dell'organismo. Comprendere la sua struttura e funzione aiuta ad apprezzare la complessità e l'importanza di una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano. La digestione nella bocca è il primo fondamentale passaggio del processo digestivo. Quando introduciamo un alimento nella cavità orale, attiviamo meccanismi sofisticati che coinvolgono denti, lingua, ghiandole salivari e muscoli facciali. La masticazione, affidata a denti con forme e funzioni diverse, riduce il cibo in frammenti più piccoli, aumentando la superficie disponibile per l'azione degli enzimi. Gli incisivi tagliano, i canini strappano, i premolari e i molari macinano. La saliva, prodotta dalle ghiandole salivari, contiene principalmente acqua, ma anche mucine, elettroliti, anticorpi ed enzimi digestivi, come la ptialina o amilasi salivare. Quest'enzima inizia la digestione degli amidi, rompendo le catene in molecole più semplici come il maltosio. La digestione enzimatica continua per qualche minuto dopo la deglutizione, fino a che l'ambiente acido dello stomaco inattiva l'amilasi. La saliva lubrifica il cibo, protegge la mucosa orale, contribuisce al gusto e mantiene l'equilibrio del microbiota orale. La lingua mescola il cibo con la saliva, forma il bolo e lo spinge verso la faringe per la deglutizione. La digestione orale non è solo preparatoria, ma una vera fase digestiva. Il tipo di alimento ingerito può modulare la composizione della saliva e la velocità della secrezione. La fase orale ha anche implicazioni neurologiche e psicologiche. Il gusto, la consistenza e l'aroma del cibo stimolano il sistema nervoso, influenzando appetito, sazietà e piacere del pasto. Masticare lentamente e consapevolmente migliora la digestione e il benessere generale. La qualità della digestione orale dipende dalla salute dentale, dalla funzionalità delle ghiandole salivari e dalle abitudini alimentari. In conclusione, la digestione nella bocca è essenziale per preparare il cibo alle successive trasformazioni, coinvolgendo non solo l'apparato digerente, ma anche il sistema nervoso, immunitario ed endocrino. Prendersi cura della salute orale e masticare consapevolmente sono azioni fondamentali per la digestione e il benessere. Lo stomaco è uno degli organi principali del tubo digerente e svolge un ruolo cruciale nel processo di digestione. Non è solo un contenitore temporaneo per il cibo, ma una centrale biochimica e meccanica che trasforma il bolo alimentare in chimo, sostanza semiliquida pronta per l'assorbimento intestinale. Quando il cibo arriva nello stomaco, viene accolto in una cavità muscolare rivestita da una mucosa specializzata. Le pareti dello stomaco si contraggono ritmicamente con la peristalsi gastrica, rimescolando il contenuto e favorendo il contatto con i succhi gastrici. Questi succhi, contenenti acido cloridrico, pepsina e muco, svolgono funzioni specifiche. L'acido cloridrico denatura le proteine, attiva gli enzimi e protegge dai patogeni. La pepsina avvia la digestione delle proteine. Il muco protegge le pareti dello stomaco dall'acidità. Il tempo di formazione del chimo dipende dalla composizione del pasto. Lo stomaco regola il tempo di permanenza del cibo e l'apertura del piloro, che collega lo stomaco al duodeno. Oltre alla digestione, lo stomaco comunica con altri organi tramite segnali ormonali e nervosi. La gastrina stimola la secrezione di acido cloridrico e la motilità gastrica, mentre la somatostatina ha effetto inibitorio. Lo stomaco assorbe alcune sostanze, come acqua, alcol e alcuni farmaci, e produce il fattore intrinseco, indispensabile per l'assorbimento della vitamina B12. Anatomicamente, lo stomaco è suddiviso in fondo, corpo, antro e piloro, con funzioni specifiche nelle diverse regioni. La salute dello stomaco è fondamentale. Disturbi come gastrite, ulcera o reflusso possono comprometterne la funzione.
Una dieta equilibrata e la gestione dello stress sono fondamentali per la sua integrità. In conclusione, lo stomaco è un organo dinamico e specializzato, centrale nella digestione, regolando la trasformazione del bolo alimentare e preparando i nutrienti all'assorbimento. Il duodeno, prima porzione dell'intestino tenue, svolge una delle fasi più delicate e decisive della digestione. Qui il chimo acido, proveniente dallo stomaco, viene neutralizzato dai bicarbonati secreti dal pancreas, creando un ambiente favorevole agli enzimi digestivi. La bile, prodotta dal fegato e immagazzinata nella cistifellea, emulsiona i grassi, suddividendoli in minuscole goccioline su cui agisce la lipasi pancreatica. Il pancreas secerne enzimi specifici, l'amilasi per i carboidrati, la lipasi per i grassi, le proteasi per le proteine. Nel duodeno, la digestione è completata anche dagli enzimi prodotti dalla mucosa, come maltasi, lattasi, saccarasi e peptidasi. Cellule endocrine duodenali secernono ormoni come secretina e colecistochinina, che regolano la secrezione di bile e succo pancreatico, coordinando l'attività degli organi accessori. Le pareti del duodeno, rivestite da villi e microvilli, iniziano l'assorbimento dei nutrienti, in particolare ferro e calcio. Il passaggio del chimo è regolato dal piloro per evitare sovraccarichi. La salute del duodeno è influenzata da fattori come stress, dieta e uso di farmaci. Squilibri possono causare ulcere duodenali. In sintesi, il duodeno neutralizza il chimo acido, emulsiona i grassi, completa la digestione e avvia l'assorbimento dei nutrienti, svolgendo un ruolo centrale e decisivo nella digestione. L'assorbimento dei nutrienti avviene principalmente nel digiuno e nell'ileo, parti centrali e terminali dell'intestino tenue. Dopo la digestione nel duodeno, le molecole nutritive sono pronte per essere assorbite. L'intestino tenue ha una superficie interna aumentata da pliche, villi e microvilli che permettono un assorbimento efficiente. Nel digiuno si assorbono la maggior parte dei carboidrati e delle proteine. Monosaccaridi e amminoacidi attraversano le cellule epiteliali e passano nei capillari sanguigni, raggiungendo il fegato per la distribuzione e regolazione. Nell'ileo si completa l'assorbimento di lipidi, vitamine liposolubili e sali minerali come calcio e ferro. I lipidi, dopo l'azione della bile e della lipasi pancreatica, vengono assorbiti e trasportati sotto forma di chilomicroni nella linfa. L'assorbimento delle vitamine e dei minerali avviene tramite meccanismi selettivi e dipende anche dalla presenza di fattori specifici, come il fattore intrinseco per la vitamina B12. Gli enzimi presenti sui microvilli completano la digestione e facilitano il passaggio dei nutrienti attraverso la membrana cellulare. Una volta assorbiti, i nutrienti vengono distribuiti a tutto il corpo, fondamentali per energia, crescita, riparazione e mantenimento dell'equilibrio interno. L'assorbimento può essere influenzato da patologie che compromettono la mucosa intestinale, come celiachia o morbo di Crohn. Anche la flora batterica contribuisce indirettamente all'assimilazione dei nutrienti. In conclusione, l'assorbimento nel digiuno e nell'ileo è sofisticato e vitale, grazie a una struttura altamente specializzata e a meccanismi regolati, rappresentando il cuore che trasforma il cibo in vita. L'intestino grasso rappresenta l'ultima tappa del viaggio del cibo. Qui il materiale, ormai privo di valore nutritivo, arriva in forma semiliquida. L'intestino grasso si occupa principalmente del riassorbimento dell'acqua e dei sali minerali, garantendo la giusta consistenza alle feci e contribuendo al bilancio elettrolitico. Parallelamente, la flora batterica intestinale fermenta le fibre non digeribili, producendo gas, acidi grassi a catena corta e sintetizzando vitamine come la K e alcune del gruppo B. Questa flora svolge funzioni protettive contro i patogeni e stimola il sistema immunitario intestinale. Dal punto di vista anatomico, l'intestino grasso è suddiviso in ceco, colon, retto e ano. Il ceco ospita l'appendice, il colon è il tratto più lungo dove avvengono riassorbimento e fermentazione, il retto accumula le feci prima dell'espulsione tramite l'ano. Le feci sono il risultato finale di questi processi e la loro eliminazione è regolata da meccanismi nervosi e muscolari. L'intestino grasso regola anche l'appetito e il metabolismo grazie ai segnali prodotti dalla fermentazione batterica. La sua salute è strettamente legata al benessere generale e può essere mantenuta con una dieta ricca di fibre, idratazione, attività fisica e riduzione dello stress. In sintesi, l'intestino grasso non è solo un organo di transito, ma un centro vitale per riassorbimento, sintesi di vitamine, fermentazione e protezione immunitaria. La digestione chimica dei macronutrienti trasforma le grandi molecole alimentari in unità semplici,
assorbibili e utilizzabili dalle cellule. Questo processo coinvolge enzimi specializzati e varia a seconda del tipo di macronutriente. I carboidrati iniziano la digestione nella bocca grazie all'amilasi salivare che scompone gli amidi, attività che si interrompe nello stomaco per riprendere nel duodeno con l'amilasi pancreatica. Gli enzimi dei microvilli intestinali completano la trasformazione in monosaccaridi come glucosio, fruttosio e galattosio, pronti per l'assorbimento. Le proteine iniziano la digestione chimica nello stomaco con la pepsina, che rompe i legami peptidici, producendo peptidi. Nel duodeno, proteasi pancreatiche come tripsina e chimotripsina li scompongono ulteriormente in amminoacidi, assorbiti poi dai villi intestinali. I lipidi, grazie alla bile e alla lipasi pancreatica, vengono emulsionati e scomposti in acidi grassi e monogliceridi, che vengono assorbiti tramite micelle e trasportati nel sistema linfatico come chilomicroni. Gli acidi nucleici vengono digeriti da nucleasi che li frammentano in nucleotidi, successivamente degradati e assorbiti. La digestione chimica è regolata da ormoni come gastrina, secretina e colecistochinina, che coordinano la secrezione degli enzimi e la motilità del tratto digerente. Un'efficace digestione chimica è essenziale per la salute globale. Carenze enzimatiche o disturbi gastrointestinali possono causare malassorbimento e carenze nutrizionali. Una dieta equilibrata favorisce la digestione e il benessere. In sintesi, la digestione chimica trasforma carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici in molecole semplici, essenziali per energia, crescita e mantenimento dell'equilibrio interno. Il fegato, il pancreas e il processo di evacuazione completano il ciclo digestivo e mantengono la salute dell'organismo. Il fegato produce la bile, fondamentale per la digestione dei grassi. La bile emulsiona i lipidi, facilitando l'azione della lipasi pancreatica. Oltre alla funzione digestiva, il fegato regola i livelli di glucosio, metabolizza proteine e lipidi, sintetizza colesterolo e proteine plasmatiche, e svolge una funzione di detossificazione, neutralizzando sostanze tossiche e prodotti di scarto. Il pancreas ha una doppia funzione, esocrina, con la secrezione di enzimi e bicarbonato nel duodeno per la digestione di carboidrati, lipidi e proteine e per la neutralizzazione del chimoacido, endocrina, con la produzione di insulina e glucagone per la regolazione della glicemia. Il processo di evacuazione conclude il ciclo digestivo. I residui non assimilabili proseguono nell'intestino grasso, dove vengono riassorbiti acqua e sali minerali e le feci si formano. Accumulate nel retto, le feci vengono eliminate tramite la defecazione, regolata da meccanismi nervosi e volontari. Un corretto funzionamento dell'evacuazione è indice di salute digestiva e generale. Per favorirlo, è importante una dieta ricca di fibre, idratazione, attività fisica e rispetto dei ritmi fisiologici. In sintesi, fegato, pancreas e evacuazione sono i pilastri integrati del sistema digestivo, assicurando trasformazione, assimilazione ed eliminazione del cibo in modo efficiente, essenziali per la salute dell'organismo.